Ciao cari ascoltatori. Oggi impari di nuovo come parlare in italiano del tuo lavoro. Ti mostriamo come parlare in modo sicuro e chiaro del lavoro. Io darò molti esempi e impariamo le frasi e le parole più importanti. Così tutti imparano passo dopo passo. Sembra fantastico. Molti studenti non sanno come parlare del loro lavoro. È del tutto normale. Il proprio lavoro può essere qualcosa di molto personale. Proprio per questo è importante parlarne. Perché hai scelto questo tema per oggi? Perché il lavoro riguarda tutti. Ogni persona ha un mestiere o sta cercando di arrivarci. Che tu sia medico, insegnante o muratore, tutti lavoriamo per guadagnare soldi. Con le parole giuste ci si sente più sicuri. In italiano ci sono anche molte espressioni interessanti che si imparano facilmente. Ora una domanda per voi. Qual è il vostro lavoro? Cosa fate di professione? Scrivetelo nei commenti. State lavorando o studiate? Oppure fate un tirocinio? Scrivete anche questo nei commenti. Puoi per esempio scrivere «Lavoro come commesso» oppure «Sono insegnante di professione». Oppure scrivi studio medicina, sono studente o faccio un apprendistato come cuoco. Se al momento non hai un lavoro, puoi scrivere «Cerco lavoro» oppure «Sono ancora in formazione». Scrivi una frase su di te nei commenti. Allena la scrittura, così ti sentirai più sicuro quando parli del tuo lavoro. Ricordo il mio primo lavoro come cameriera in Italia. Ero molto nervosa. Oh, racconta di più, per favore. I nostri ascoltatori conoscono sicuramente la situazione. Lavoravo in un ristorante. Gli ospiti facevano molte domande. Non capivo tutto. Ascoltavo con attenzione e scrivevo parole nuove. Imparai parole come ordine, conto e mancia. A casa studiavo le parole ogni giorno. Ottimo esempio. Proprio queste situazioni vogliamo renderle più facili oggi. Quali argomenti tratti per primi? Il nostro piano ha 4 parti. Prima parliamo di vari mestieri e delle parole importanti. Poi parliamo dello studio, perché molti di voi studiano ancora. Dopo parliamo della pensione. Per chi non lo sa, è il tempo dopo il lavoro. Si è più anziani, si è lavorato a lungo e si riceve denaro dallo Stato. Ok, molto interessante, ma sono solo 4 parti. Cosa facciamo quindi alla fine? Alla fine parliamo degli aspetti scomodi del lavoro. Stress, burnout o anche sottocarico. Sono problemi reali che molte persone in Italia hanno. Il lavoro può essere molto pesante. Parliamo anche di come affrontare queste situazioni ogni giorno e vivere sani e felici. Sembra chiaro. Sono pronta. Allora iniziamo con la prima parte. Prima impariamo a dire che lavoro fai. È spesso la prima frase che serve quando si parla di lavoro. Proprio così. Molti studenti si chiedono come dirlo correttamente in italiano. Una struttura molto semplice e importante è lavoro come cameriere oppure lavoro come commesso. Questa forma si usa molto spesso. Si può anche dire sono insegnante di professione oppure sono meccanico di professione. Entrambe le forme sono corrette e molto tipiche in italiano. Puoi usarle bene nella vita di tutti i giorni. Ora sappiamo come parlare del proprio lavoro, ma come si chiede agli altri il loro lavoro? È una domanda molto buona. Ci sono domande semplici e cortesi che si usano spesso. Qual è la domanda più importante? La domanda più semplice è: che lavoro fai? Questa domanda si sente molto spesso nella vita quotidiana. E se si vuole essere più cortesi? Allora si può dire: che lavoro fa lei? Questa forma si usa, per esempio, al lavoro o con persone sconosciute. Ci sono altre domande?
Sì, si può anche chiedere qual è il tuo mestiere? Oppure che professione hai? Queste domande sono utili per parlare con colleghi o nuove persone. Spesso, dopo, arriva la domanda: dove lavori? Esatto. Questa domanda si sente molto spesso. Si può rispondere in modo semplice: lavoro in ufficio, oppure lavoro in un'azienda. Sono risposte brevi e chiare che vanno bene ogni giorno. Se vuoi, puoi essere più preciso e dare più informazioni. Per esempio? Per esempio, si può dire: lavoro in un ristorante in centro, oppure lavoro in un'azienda a Roma. Così l'altra persona capisce meglio dove lavori. Dopo si chiede spesso cosa fai al lavoro. Giusto. Una domanda tipica è: cosa fai al lavoro? Anche qui si può rispondere in modo semplice. Si può dire: lavoro con le persone. Oppure lavoro al computer. Sono risposte molto generali, ma importanti. Si può anche essere più concreti. Esatto. Si può dire: aiuto i clienti. Oppure vendo prodotti. Queste frasi vanno bene per molti lavori e sono molto utili. Ora parliamo dell'orario di lavoro. Sì, è un tema molto importante. Una domanda tipica è: lavori a tempo pieno o part-time? Si può rispondere in modo semplice: lavoro a tempo pieno. Oppure lavoro part-time. Si sentono spesso queste parole al lavoro. Si chiede anche dell'orario. Esatto. Per esempio con la domanda: quali sono i tuoi orari di lavoro? Si può dire: lavoro da lunedì a venerdì, oppure lavoro nel fine settimana. Si possono anche unire le due frasi. E a volte si chiede del team. Giusto. Si chiede: lavori da solo o in team? Una possibile risposta è: lavoro in team. Oppure lavoro da solo. Questa domanda è utile per sapere di più sul lavoro. Queste domande sono molto utili. Sì, aiutano molto nella vita di tutti i giorni. Se eserciti queste domande e risposte, ti senti più sicuro. Puoi dirle ad alta voce o scriverle. Così impari passo dopo passo a parlare del tuo lavoro in italiano con sicurezza. E niente paura degli errori. Esatto. Gli errori fanno parte dell'apprendimento. La pratica dà sicurezza. Quando dici che lavori come cameriere, spesso arrivano altre domande. Esatto. Se dici lavoro come cameriere, molte persone vogliono sapere di più. Una domanda molto tipica è: perché lavori come cameriere? Questa domanda è normale e amichevole. Molti vogliono semplicemente conoscere meglio la persona. Giusto. Una risposta semplice è: lavoro come cameriere perché mi piace stare con le persone. Puoi anche dire: lavoro come cameriere perché ho trovato lavoro in fretta. O perché posso lavorare in modo flessibile. Oppure perché vuoi esercitare l'italiano. Esatto. Molte persone dicono anche: lavoro come cameriere per imparare l'italiano. È una risposta molto sincera e buona. Dopo arriva spesso la prossima domanda: cosa fai esattamente al lavoro? Lo si sente molto spesso. Puoi rispondere con calma e in modo semplice. Per esempio: servo i clienti. Oppure: prendo le ordinazioni e porto cibo e bevande. Puoi anche dire: incasso i soldi o lavoro al bar. Questi sono compiti tipici. Esatto. Parole importanti in questo lavoro sono l'ospite, l'ordinazione, il cibo, la bevanda, il conto e la mancia. Se conosci queste parole, puoi parlare bene del lavoro. Così diventi più sicuro. Giusto. Spesso le persone chiedono anche degli orari. Per esempio: quando lavori? Oppure: lavori nel fine settimana? E come si risponde? Puoi dire: lavoro la sera e nel fine settimana. Oppure: lavoro part-time al ristorante.
Anche queste frasi sono molto importanti. A volte si chiede anche se il lavoro è duro. Sì, è vero. Puoi dire, il lavoro è a volte stressante, ma mi piace. Oppure, il lavoro è faticoso, ma imparo molto italiano e incontro tante persone. Giulia, hai detto che sei diventata insegnante dopo aver smesso di fare la cameriera. Com'è stato per te? Sì, esatto. Dopo il periodo da cameriera ho lavorato come insegnante. All'inizio era nuovo e anche un po' difficile. Posso immaginarlo. Il mestiere di insegnante è molto importante. Gli insegnanti lavorano di solito in una scuola e insegnano agli studenti. Esatto. Ho lavorato in una scuola e vedevo molti studenti ogni giorno. Parole importanti in questo lavoro sono la scuola, lo studente, la studentessa, la classe e la lezione. Insegnare significa spiegare qualcosa e far imparare. Ho insegnato italiano e ho parlato molto con gli studenti. Molto bene. Compiti tipici degli insegnanti sono insegnare, spiegare, rispondere alle domande e dare compiti. Gli insegnanti lavorano spesso davanti a una classe. Sì, ho parlato molto e risposto a molte domande. Un'altra parola importante è l'ora. Gli insegnanti hanno ore di lezione. Per esempio, oggi ho 5 ore di lezione. Esatto. Si ha un orario. Giusto. L'orario mostra quando hai quale classe. Altre parole importanti sono la pausa, i compiti e l'esame. Gli studenti avevano spesso molte domande sui compiti. Sì, è normale. Gli insegnanti aiutano gli studenti a imparare, perciò molti dicono mi piace fare l'insegnante perché mi piace lavorare con bambini o giovani. Anche per me era così. Spesso la gente chiede anche perché sei diventato insegnante? Una risposta semplice è sono diventato insegnante perché mi piace spiegare e aiutare gli altri. Oppure perché si vuole trasmettere conoscenza. Esatto. È un ottimo motivo. Il lavoro di insegnante è a volte faticoso, ma anche molto significativo. Sì, ho imparato molto. Ora abbiamo parlato del lavoro di cameriere e di insegnante. Sono mestieri in cui si parla molto e si lavora con le persone, ma ci sono anche molti lavori in cui si lavora più con le mani. Esatto. Questi lavori si chiamano mestieri manuali. Gli artigiani lavorano spesso fisicamente. Costruiscono, riparano o usano attrezzi. Mestieri manuali tipici sono il muratore, l'elettricista o il falegname. Si vedono questi lavori ovunque. Sì. Gli artigiani lavorano per esempio in un cantiere, in un'officina o a casa dei clienti. E spesso serve un abbigliamento speciale. Esatto. Per esempio scarpe di sicurezza, un casco o guanti. La sicurezza è molto importante nei mestieri manuali. Il linguaggio lì è spesso molto diretto. È vero. Si sentono spesso frasi brevi come questo deve essere riparato. Oppure il lavoro è finito. E si lavora spesso in squadra. Giusto. Il lavoro di squadra è importante, perciò si sentono parole come collega, aiutare e collaborare. Molti studenti lavorano nei mestieri manuali. Sì? Perciò adesso guardiamo questi mestieri più da vicino e impariamo parole e frasi importanti. Così potrai parlare con sicurezza anche nei mestieri manuali in italiano. Ora parliamo dell'università. L'università è per molte persone un passo importante verso il lavoro. Esatto. Molti studenti studiano adesso o pianificano di studiare in futuro. Un corso di laurea prepara spesso a un lavoro. Si imparano conoscenze speciali e si fa esperienza per dopo. E non tutti studiano.
ma è comunque un argomento importante. Giusto. Prima vediamo come dire che si studia. Una frase molto semplice è studio informatica. Oppure studio medicina. Si può anche dire sono studente oppure sono studentessa. E dove si studia? Si studia all'università o in un istituto superiore. Per esempio, studio all'Università di Roma. Queste sono parole importanti. Esatto. Parole importanti sono lo studio, lo studente, la studentessa, l'università e l'istituto. Si sentono molto spesso. Spesso la gente chiede anche cosa studi? Sì, è una domanda tipica. Si può rispondere in modo semplice. Studio economia. Oppure studio pedagogia. E poi arriva spesso la prossima domanda. Esatto. Molti poi chiedono: perché studi questo? Cosa si può rispondere? Una risposta semplice è: studio questo perché voglio lavorare come insegnante più tardi. Oppure studio informatica perché voglio lavorare in un'azienda più tardi. Si parla quindi del futuro. Giusto. Parole importanti qui sono dopo, futuro e lavoro. Studio e lavoro vanno spesso insieme. Molti studenti hanno desideri e piani. Esatto. Si può dire: il mio piano è una buona laurea e poi un buon lavoro. Oppure il mio desiderio è lavorare in Italia. Sono frasi belle. Sì. Ora parliamo della vita quotidiana all'università. Molte persone chiedono: com'è l'università? Come si può spiegare? Sì. Ora parliamo della vita quotidiana all'università. Molte persone chiedono: com'è davvero l'università? Ricordo bene i miei studi. All'inizio tutto era nuovo per me. Per me era simile. L'università è diversa dalla scuola. Devi studiare molto da solo. Frasi tipiche sono: vado a lezione. Studio molto. Faccio esami. Nei miei studi andavo spesso a lezione e studiavo a casa. Giusto. Parole importanti sono lezione, studiare, esame e pausa. Si sentono spesso all'università. Per me l'università era a volte stressante, soprattutto prima degli esami. Lo conosco anche io. Si può dire: l'università è a volte stressante, ma interessante. Molti studenti lo sentono così. Molti studenti lavorano anche accanto agli studi. Anch'io l'ho fatto. Sì, è molto tipico. Molti dicono: studio e lavoro al lato. Oppure ho un lavoretto. Avevo un lavoretto in un bar. Lavoravo nel fine settimana. Per me era simile. Un lavoretto è un piccolo lavoro accanto agli studi. Per esempio in un ristorante, in un supermercato o in un ufficio. Frasi tipiche sono: lavoro la sera, lavoro nel fine settimana. Università e lavoro insieme erano a volte faticosi. Sì, ma si impara molto. Ora parliamo di domande che arrivano spesso. Una domanda tipica per me era sempre: quanto tempo ti manca per finire gli studi? Giusto. Una risposta possibile è: studio ancora 2 anni. Oppure sono quasi finito con l'università. Molti mi hanno anche chiesto cosa voglio fare dopo l'università. È una domanda molto importante. Si può dire: dopo l'università voglio lavorare come insegnante. Oppure voglio lavorare nel mio settore. All'inizio non lo sapevo con esattezza. È del tutto normale. Si può dire con calma: non lo so ancora esattamente. Oppure non sono ancora sicuro. Questo mi ha aiutato a essere sincera. Esatto. Molti studenti hanno desideri per il futuro.
Il mio desiderio era un lavoro sicuro e una buona vita. È un desiderio molto tipico. Si può dire: il mio desiderio è un lavoro sicuro. Oppure: il mio desiderio è un buon futuro per la mia famiglia. Sono temi molto personali. Giusto. Ma la lingua aiuta a parlarne. Studio, lavoro e futuro stanno insieme. Come si può esercitare bene? Puoi esercitare 3 frasi semplici. Primo, studio. Secondo, studio perché voglio lavorare più tardi. Terzo, il mio desiderio è un buon lavoro. Queste frasi hanno aiutato anche me all'inizio. Puoi dirle ad alta voce, scriverle o metterle nei commenti. L'esercizio è molto importante. Così si impara passo dopo passo. Esatto. Nessuno deve essere perfetto. Ogni persona ha il suo percorso. Mi piace questo. Nel prossimo capitolo parleremo della pensione e più tardi dei lati difficili del lavoro. Ora parliamo di un tema che molti studenti non conoscono bene. Parliamo della pensione. Sì, la parola pensione si sente spesso, ma molti non sanno esattamente che cosa significa. Esatto. La pensione è il periodo dopo il lavoro. Quando si è più anziani e non si lavora più, si riceve denaro. Questo denaro si chiama pensione. Quindi non si lavora più, ma si riceve comunque denaro? Esatto. In Italia si riceve denaro dallo Stato se si è lavorato a lungo. Questo denaro aiuta a pagare la vita. Per esempio, l'affitto o il cibo. Giusto. Parole importanti sono pensione, pensionato e pensionata. Un pensionato è una persona che non lavora più e riceve la pensione. I miei nonni sono pensionati? Esatto. Molti pensionati dicono: sono in pensione, oppure prendo la pensione. Da quando si prende la pensione? Buona domanda. In Italia si prende la pensione quando si è abbastanza anziani. Si chiama età pensionabile. Oggi l'età pensionabile è spesso sopra i 65 anni. È ancora lontano per molti studenti. Sì, è vero. Ma comunque è bene conoscere l'argomento. Ora parliamo del risparmio per la pensione. Cosa significa risparmiare? Risparmiare significa mettere da parte denaro. Non si spende tutto, ma si tiene qualcosa per dopo. Per esempio, ogni mese un po' di denaro. Esatto. Si può dire: risparmio soldi per la pensione. Oppure: penso al mio futuro. Molti giovani non risparmiano ancora. È normale. Ma molte persone più tardi dicono: avrei dovuto risparmiare prima. Per questo è bene parlarne presto. Quali parole sono importanti qui? Parole importanti sono risparmiare, il denaro, il futuro, il conto e la sicurezza. Sicurezza è una bella parola. Sì. Molte persone vogliono sicurezza nella vecchiaia, non vogliono preoccupazioni. Tutte le persone lavorano fino alla pensione? Per lo più sì. Molte persone lavorano per molti anni, versano soldi allo Stato e ricevono poi la pensione. Questo si chiama sistema pensionistico, vero? Esatto. Il sistema pensionistico è il sistema di un paese che organizza la pensione. Sembra complicato. Sì, il sistema è complicato, ma la lingua è semplice. Si può dire: lavoro verso i contributi, riceverò la pensione. È comprensibile. Molte persone chiedono anche: basta la pensione? Cosa si risponde? Si può dire: la pensione basta per una vita semplice. Oppure: molte persone risparmiano in più. Quindi risparmiano denaro extra. Esatto. Alcune persone hanno anche una pensione privata. Sono soldi che si risparmiano da soli, non dallo Stato. È buono saperlo. Sì.
Ora parliamo di domande tipiche sulla pensione. Quali domande si sentono spesso? Per esempio, quando vai in pensione? Oppure, vuoi andare in pensione presto? E come si risponde? Si può dire, vado in pensione a 67 anni. Oppure, non lo so ancora esattamente. È onesto. Esatto. Si può anche dire, non penso ancora molto alla pensione. Molti studenti pensano prima al lavoro e agli studi. È vero, ma la pensione fa parte della vita. Lavoro, studio e pensione sono parti di una vita. Come si può esercitare l'argomento? Puoi esercitare frasi semplici. Per esempio, lavoro, risparmio denaro, penso al futuro. Oppure, i miei genitori sono in pensione. Esatto. Queste frasi aiutano a parlare della pensione. Trovo l'argomento importante anche se è ancora lontano. Anch'io. Quando conosci le parole, ti senti più sicuro. E capisci meglio le conversazioni. Dimmi Luca, mi chiedo cosa pensino i nostri ascoltatori. Già. Vi piace finora il podcast? Gli esempi e le spiegazioni vi aiutano a imparare l'italiano? E quali argomenti volete per i prossimi episodi? Più su lavoro, vita quotidiana o forse su temi diversi? Scriveteci nei commenti cosa vi piace e cosa possiamo migliorare. Così sappiamo cosa vi aiuta davvero. Mi viene in mente un'altra cosa, Luca. Tu scrivi anche libri, vero? Sì, esatto. Scrivo brevi storie in italiano proprio per chi impara. Per questo ci interessa anche la vostra opinione. Vi interesserebbero piccoli libri con brevi storie semplici in italiano, scritti da me? Storie facili da leggere che aiutano a imparare. Scriveteci nei commenti se vi piacerebbe. E anche quali temi vi interesserebbero in queste storie. Il vostro feedback aiuta molto me come autore e noi come team del podcast. Ora arriviamo all'ultimo tema. Parliamo dei lati difficili del lavoro. Questo tema è molto importante per noi due, perché lo abbiamo vissuto in prima persona. Sì, anch'io. Il lavoro non è solo positivo. Ci sono momenti in cui il lavoro è molto duro. Esatto. Una parola molto importante è stress. In passato avevo spesso stress al lavoro. Avevo molti compiti e poco tempo. Conosco la situazione. Ero spesso stanca dopo il lavoro e facevo fatica a staccare. Stress significa che la testa è piena. Pensi sempre al lavoro. Frasi tipiche sono ho molto stress oppure ho bisogno di una pausa. Per me era molto grave quando lavoravo e studiavo allo stesso tempo. Sì, per molte persone è difficile. Ho capito che dovevo cambiare qualcosa. Ho iniziato a fare piccole pause. Anche io l'ho imparato. Prima non facevo pause. Le pause sono molto importanti. Anche pause brevi aiutano. Per esempio, uscire un attimo o respirare profondamente. A me ha aiutato anche fare una passeggiata dopo il lavoro. Esatto. Il movimento aiuta molto. Ora parliamo di un'altra parola importante. Burnout. Burnout suona molto serio. Sì, il burnout è molto serio. Burnout significa che hai avuto stress per molto tempo e non hai più energia. Una volta ero vicino al burnout. Davvero? Sì, lavoravo troppo e badavo poco a me stesso. Ero stanco, irritabile e senza motivazione. Sembra molto duro. Lo era. Il passo più importante è stato parlarne. Ho parlato con amici e cercato aiuto. Non è facile. No, ma è molto importante. Puoi dire non sto bene, oppure ho bisogno di aiuto. A me ha aiutato a essere sincera con me stessa. Esatto.
La sincerità è importante. Un altro problema sul lavoro è la sottooccupazione. L'ho avuta anch'io una volta. Sottooccupazione significa che il lavoro è troppo facile o non ha senso. Non impari nulla di nuovo. Avevo la sensazione di essere ferma e di non andare avanti. Esatto. Le persone dicono spesso: mi annoio al lavoro, oppure non mi sento utile. Anche questo stanca. Sì, a me ha aiutato a cercare nuove mansioni. Ho parlato con il mio capo. Ci vuole coraggio. È vero. Ma puoi usare frasi semplici. Per esempio, vorrei imparare di più. Oppure, ho bisogno di nuovi compiti. Per me ha aiutato a cambiare lavoro. Anche questa è una possibilità. A volte serve un cambiamento. Ora parliamo di ciò che in generale ci ha aiutato. A me ha aiutato mettere dei limiti. Molto importante. Limiti significa che il lavoro non è tutto. Il tempo libero è ugualmente importante. Ho imparato a fare davvero fine giornata dopo il lavoro. Sì? Fine giornata è una parola importante. Significa che il lavoro è finito. Allora il tempo è mio. Esatto. Frasi tipiche sono: dopo il lavoro mi rilasso. Oppure ho bisogno di tempo per me. Ho imparato anche a dire no. Questo è molto importante. Dire no non è scortese. Protegge la tua salute. Non lo sapevo prima. Neanche io. Ma lo impari con il tempo. Il lavoro è importante, ma la salute è più importante. È un bel messaggio. Sì. Se provate stress, burnout o sottooccupazione, non siete soli. Molte persone hanno questi problemi. Esatto. La lingua aiuta a parlarne. Se conosci le parole giuste, puoi trovare aiuto. E piccoli passi possono cambiare molto. Giusto. Passo dopo passo impari non solo l'italiano, ma anche a prenderti cura di te stesso. Così arriviamo piano piano alla fine di questa puntata. Oggi abbiamo parlato di molti temi importanti. Esatto. Abbiamo spiegato come parlare in italiano di lavoro e professione. Abbiamo imparato a dire che lavoro facciamo e a chiedere il lavoro degli altri. Abbiamo parlato anche di vari mestieri, per esempio cameriere, insegnante, lavori manuali. Inoltre abbiamo parlato dell'università, dei piani e dei desideri per il futuro e di come lo studio prepara al lavoro. Un altro tema importante è stata la pensione. Sì, abbiamo spiegato cos'è la pensione, perché è importante e quali parole servono. Alla fine abbiamo parlato anche dei lati difficili del lavoro. Per esempio stress, burnout e sottooccupazione. Abbiamo condiviso le nostre esperienze e detto cosa ci ha aiutato. Speriamo che questa puntata vi abbia aiutato a imparare nuove parole e a sentirvi più sicuri con l'italiano. Se vi è piaciuta, visitate il nostro canale. Lì trovate molte altre puntate del podcast su vari argomenti. Ci sono episodi su vita quotidiana, lavoro, lingua e vita in Italia. Non importa se siete principianti o già un po' più avanti. C'è qualcosa per tutti. Potete ascoltare le puntate quando e dove volete. Molti nostri podcast vi aiutano passo dopo passo a imparare l'italiano. E potete sempre scoprire nuove parole e frasi. Siamo molto felici se ascoltate il nostro podcast e ci seguite. Grazie per averci ascoltato e imparato con noi. Vi auguriamo molto successo con l'italiano. Alla prossima puntata e tornate presto a trovarci. Ciao e a presto!